Allora, ultima parte di Trieste in diretta e ricordatevi che dobbiamo chiudere alle 19:24:11 e siamo in compagnia della dottoressa Giada Daros del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Buonasera, dottoressa, con la quale parleremo. Abbiamo già trattato l'argomento, ho avuto conferma con il dottor Tirelli qualche mese fa, della sindrome da fatica cronica o stanchezza cronica, insomma il nome adesso è Sì, fatica. In passato la chiamavamo anche sindrome da stanchezza cronica, però è più appropriato chiamarla sindrome da fatica cronica e ha l'acronimo, diciamo, CFS per Chronic Fatigue Syndrome, che è la dicitura americana, diciamo, o anglofona, e comunque anche encefalomielite mialgica, si utilizza la dicitura CFS-ME. Qual è la differenza tra stanchezza e fatica? Perché è più giusto dire fatica cronica? Ma perché diciamo che si tratta non di semplice stanchezza, ma di una fatica di tipo patologico. Infatti tante volte appunto in campo medico si utilizza proprio per indicare una fatica particolare il termine fatigue, proprio all'inglese, perché appunto non è la fatica normale che tutti sperimentano, come anche normale, insomma, se uno fa un'attività sia fisica sia intellettuale o comunque la vita impegnativa ha fatica, così come se magari ha delle malattie particolari, chiaramente uno dei tanti sintomi è spesso e volentieri il sintomo che qualcosa non va, è la fatica. È una fatica particolare perché intanto è quantitativamente molto massiccia, è come aver fatto un intensissimo sforzo fisico prolungato nel tempo anche, quindi non una fatica che prende e va via facilmente. C'è una scrittrice americana che dice che la fatica sta alla sindrome da fatica cronica come un fiammifero sta alla bomba atomica, cioè veramente una cosa quantitativamente diversa, ma anche qualitativamente diversa, perché diciamo che se una stanchezza è una cosa, diciamo, normale, sì, che uno magari con una dormita risolve, la supera, esattamente, insomma, il problema è in parte questo. Infatti uno, il fatto che è sproporzionata allo sforzo, uno fa uno sforzo relativo e la stanchezza che ne esce è estremamente grande rispetto allo sforzo che ha fatto, e l'altro è appunto il fatto che non si risolve così facilmente, non è che uno si fa la dormita e risolve, ma è appunto una stanchezza che si fa fatica a recuperare, e che ci vuole molto tempo per recuperare. Cronica, uno non nasce, cioè uno si ammala. Uno si ammala, infatti parte del problema purtroppo ha un nome infelice di cui tanti sono scontenti e che si vorrebbe cambiare, perché per il momento ancora non si sta cambiando, perché si aspetta anche che ci siano informazioni maggiori. Comunque appunto sindrome da fatica cronica è proprio una malattia, non è essere affaticati, è una malattia che ha questo come anche, se vogliamo, sintomo caratterizzante, ma non è l'unico sintomo. Infatti parte della caratteristica della CFS è il fatto che ci sono veramente tanti altri sintomi. Innanzitutto sintomi di tipo cognitivo. I pazienti la chiamano brain fog, nebbia mentale. È come appunto avere una grossa coltre di nebbia davanti agli occhi, e quindi comunque con nebbia mentale si intendono tante cose, magari la difficoltà a recuperare le parole da utilizzare, la difficoltà a concentrarsi, la difficoltà a fare più cose contemporaneamente, anche tanto disorientamento, e questo diciamo anche da un punto di vista di identità della persona è molto pesante da vivere, perché è estremamente invalidante nella vita di tutti i giorni. C'è gente che magari non riesce a leggere letteralmente nemmeno magari una facciata o poche pagine, cioè, mi immagino, se noi delle volte quando siamo virgolette semplicemente stanchi abbiamo delle difficoltà a leggere, a concentrarsi, eccetera, immagino anche appunto a guardare la televisione, a fare qualunque tipo di attività che comporti una... Quello dipende anche dai programmi, ci sono dei programmi che favoriscono... ma magari purtroppo non è così, perché è proprio la difficoltà a seguire il flusso logico delle cose. No, questa è una battuta della quale chiedo scusa, ma insomma non potevo non farla. Essendo del settore se la può permettere, diciamo così. Poi ci sono comunque anche fra la sintomatologia dolori articolari e muscolari, e diciamo che di solito come tipo di dolore, per dare un'idea, sono un po' i dolori che si hanno quando si è fatto un intenso sforzo fisico e quindi magari non si è allenati. Quando si riprende a correre dopo un anno. Esattamente, dopo tanto
poco tempo, è un po' come quelli quando si ha la febbre alta, per cui si hanno quei dolori migranti e delle fitte migranti muscolari e articolari in giro per il corpo. E chiaramente lì anche la gravità dei sintomi di ciascuno di questo tipo varia, perché c'è gente che è sotto morfina e ha comunque dolori, e poi c'è gente che per cui magari l'aspetto, fra virgolette, fibromialgico è meno massiccio. Dottoressa, ma però comunque non sono gli unici sintomi, voglio dire, perché ci sono mal di gola, mal di testa e anche problemi, diciamo, del sonno. Sono un ristoratore, ipersonnia e difficoltà ad addormentarsi, e comunque oltre a questo veramente una costellazione di altri sintomi. Mi perdoni se io sono autorizzato, perché la dottoressa me l'ha detto prima, lei soffre anche di... Purtroppo sì, da ben 24 anni, io mi sono ammalata 24 anni fa, all'inizio del mio secondo anno di università, e nel giro di 6 mesi non ero più in grado di alzarmi dal letto. Per cui ho passato, diciamo, praticamente i primi 12 anni a letto 24 ore su 24, e in certi periodi mi dovevano imbocconare, accompagnare in bagno, fare le più piccole attività, insomma. Per esempio, se posso chiederlo, il primo sintomo, no? Cioè, come è stato proprio questo? Sì, io all'inizio soprattutto ho avuto, a parte appunto la sproporzione della fatica, racconto sempre, sì. Portavo sulle sporte della spesa dal pian terreno al primo piano dove vivevo e vivo io, e mi ci volevano 2 ore di letto per recuperare la fatica. All'inizio mi sono detta, cavoli, come sei poco allenata, e poi invece appunto vedevo che diventava sempre un problema più massiccio. In più ero veramente tanto confusa, mi sembrava quasi di fluttuare, non avevo ero tanto appunto disorientata anche da questo punto di vista, e quindi appunto poi nel giro di poco tempo mi sono ritrovata in condizioni per cui veramente anche le piccole cose, anche veramente cose quotidiane come lavarsi o pettinarsi, certo. Mi ricordo proprio la fatica di tirar su il braccio per il petto, per pettinarsi. Quella volta, 24 anni fa. Adesso della cosa si parla con una certa... Sì. Insomma, si sa che appunto che esiste se ne è sentito parlare, questa condizione, sì. Ma 24 anni fa era anche, penso anche la paura che uno abbia preso, perché i sintomi che lei ha detto poi in genere si associano anche a cose ben più... No, mi scusi, a cose anche molto gravi. Sì, anche a cose molto diverse, cioè essendo purtroppo dei sintomi che sono comuni a molte malattie, è difficile in effetti arrivare anche effettivamente a una diagnosi. Sì, infatti in passato appunto era anche difficile sentirne parlare, sinceramente. Se in passato un medico diceva ma non esiste, adesso un medico che dice così è un medico che non si aggiorna, così. Sì, certo. Perché adesso invece se ne sa parlare, se ne sente parlare come, insomma. E chiaramente io ho avuto la fortuna che se ne è parlato sui giornali, e sul giornale non so se posso nominarlo, comunque sul Gazzettino in questo caso, va bene, comunque sì, un giornale locale, e ho visto un articolo e mi sono vista proprio descritta nei sintomi, e quindi mi sono mi sono fatto riferimento subito al centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove appunto c'era il dottor Tirelli, che è stato fra coloro che hanno anche descritto la malattia, certo, nei criteri, alcuni dei criteri che vengono indicati per la malattia. Come la si affronta, diciamo così? Perché la si affronta un po' cercando di fare rete con gli altri pazienti, e un po' cercando per tentativi di cercare cose che possono aiutare, perché purtroppo non esiste nessuna terapia che sia risolutiva, e per cui per il momento c'è un trattamento di tipo sintomatico la maggior parte delle volte, per cui quello che si fa è cercare di curare il sintomo, e poi appunto si cerca di fare rete l'uno con l'altro per anche scambiarci informazioni e notizie rispetto appunto a quello che potrebbe essere più utile. Ecco, lei tempo fa ha pubblicato proprio questo libro, sto leggendo adesso, anche lui era affetto leggo come si dice, nella quarta di copertina, una frase di Blake Edwards. Blake Edwards è
il regista della Pantera Rosa, Hollywood Party, dovrebbe essere stato Ha partecipato anche a un documentario proprio sulla malattia, sì. Era uno di quelli che dovevano essere fatti santi da vivi, che diceva CFS, la buona notizia è che non ne muori, la cattiva notizia è che non ne muori. È un po' è tipica di un suo umorismo. Perché purtroppo è estremamente appunto invalidante, anche se non ci si rende conto spesso e volentieri di quanto invalidante è. E per fortuna purtroppo, nonostante purtroppo non ci sia ancora un marcatore biologico. Ecco, perché infatti mi sembra che di questo ne discutevamo con Tirelli ancora l'altra volta. Infatti, e tuttora non c'è un marcatore biologico, però sembreremo anche vicini, nel senso che ad esempio lo scorso marzo c'è stato un convegno internazionale a San Francisco ed è stato presentato uno studio giapponese del dottor Watanabe che ha mostrato che attraverso una scansione PET che praticamente i pazienti di CFS hanno delle aree del cervello che sono infiammate e in corrispondenza dell'area del cervello che è infiammata c'è un certo tipo di sintomatologia, certo. E più c'è infiammazioni maggiori sono i sintomi. Questo sembrerebbe uno studio molto promettente, ancora deve essere replicato e anche perché era numericamente aveva un numero di pazienti molto limitato. Però è stato molto incoraggiante e quindi si spera che replicando possa diventare un possibile marcatore. E il dottor Komarov dell'Università di Harvard ha detto che secondo lui è una strada come possibile marcatore. Un'altra cosa molto importante è stata che recentemente hanno cominciato a capire che proprio il tipo di fatica della CFS, per cui hanno fatto degli studi appropriati rispetto al tipo di fatica e hanno mostrato per esempio in uno studio che se si fanno fare degli esercizi di tipo fisico a pazienti sani e pazienti con la CFS, il primo giorno risultano uguali, però fatto lo stesso esercizio a distanza di 24 ore i pazienti sani risultano sani e i pazienti con la CFS mostrano problematiche di tipo polmonare e respiratorio molto più gravi di chi ha pazienti di quel tipo. Dobbiamo far vedere solo un attimo appunto la copertina del libro che si chiama Stanchi, che raccoglie appunto le testimonianze di chi soffre. Sì, sono 24 pazienti, diciamo fra pazienti e caregivers, quindi persone che si prendono cura di pazienti. In un caso c'è la madre di una bimba, la madre di un ragazzo e la figlia per una madre che parlano insomma all'interno della... Ma ecco, per esempio, mi scusi se glielo chiedo, e anche, voglio dire... È una malattia che dopo ha anche, immagino, delle conseguenze sociali, per dire la verità. Senz'altro, sia innanzitutto perché comporta un fortissimo isolamento, perché chiaramente le persone sono spesso allettate 24 ore su 24 o anche quando non sono allettate 24 ore su 24 comunque devono passare tanto tempo a letto a recuperare. Io per esempio fino a 2 anni fa per recuperare una pizza con gli amici avevo bisogno di 2 giorni pieni di letto, cosa che adesso appunto io sto migliorando sempre, cosa che non è per tutti, ma nel mio caso sto migliorando sempre e chiaramente adesso mi posso prendere dei margini un po' più, però chiaramente comporta tantissimo isolamento perché la gente semplicemente non sta bene a sufficienza e poi l'interazione sociale comporta tantissimi stimoli e siccome con la CFS si va di sottrazione di stimoli perché tutto viene visto come un qualcosa di stancante, spesso e volentieri c'è anche molto sovraccarico, si soffre il sovraccarico di stimoli, quindi un ambiente rumoroso, un ambiente luminoso, viene quasi visto come un'aggressione e quindi si percepisce come qualcosa di molto faticoso. E, quindi sicuramente per questo. Purtroppo da un punto di vista sociale c'è anche un forte stigma, in parte dovuto al nome che appunto viene ridicolizzato, tutti siamo stanchi. Una volta ricordo quando abbiamo fatto la presentazione del libro una persona ha detto tutto il pubblico impiego è invitato a partecipare, cosa un po' insultante sia nei confronti del pubblico impiego sia in generale, appunto si rende conto, noi abbiamo sempre detto se lì ci fosse stato scritto cancro al posto di sindrome da fatica cronica nessuno si sarebbe permesso di fare una battuta del genere. Purtroppo però battute del genere insultanti e anche spesso e volentieri umilianti per la persona, perché poi non sempre puoi star lì a spiegare per filo e per segno quello che hai o che magari l'unica ora in cui ti vedono in giro te la devi poi dopo la sconti per tanto tempo o comunque sei dovuto stare tanto a riposo per potertela fra virgolette guadagnare. Quando lei
parla di riposo, no? Cioè di stare a letto, riposo eccetera. è proprio riposo assoluto, cioè non è fare telefonate, non è guardare la televisione, non è sfogliarsi il giornale, è proprio... Non è il riposo nostro quando abbiamo l'influenza. Ecco, no, insomma, esatto, non è che posso dedicarmi a qualcosa, è proprio dover stare a riposo. E lei prevede, voglio dire, quando in arrivo, adesso sarà improprio il mio modo di esprimermi, quando in arrivo un attacco della sindrome sì e no, nel senso che i sintomi, a parte che poi ciascuno impara a conoscersi dopo un po' che ce l'ha e sa gestirsi in qualche maniera, però no, cioè, nel senso che è un po' imprevedibile, nel senso certe volte si ha un determinato pattern, quindi un determinato schema, ok, quindi devo sapere che devo riposarmi, però certe volte si fa uno sforzo anche minimo e le conseguenze sono molto disastrose. Io ricordo, ma è comune, io faccio questo esempio mio, ma purtroppo la mia esperienza è molto comune. Io ricordo, sono uscita 2 o 3 anni fa, credo, con un po' di più, comunque con degli amici a vedere i carri mascherati durante il periodo di Carnevale, e quel pomeriggio sono stata fuori 2 o 3 ore, comunque anche in piedi, quindi non necessariamente in questo caso seduta, e il giorno dopo stavo abbastanza bene. Poi per 3 mesi non mi sono più alzata dal letto, perché ho avuto tante volte appunto la CFS ha anche queste caratteristiche, che la stanchezza non sempre arriva immediatamente, ma è a scoppio un po' ritardato, e poi appunto mi sono veramente voluti diversi mesi per tornare al punto di partenza. Per cui certo uno sa più o meno gestirsi, però non sempre, non sempre. Ecco, credo di aver anche compreso, di poter anticipare anche la prossima risposta, ma in ogni caso le faccio la domanda da un punto di vista della, diciamo così, tutela, nel senso, ci sono è molto difficile, nel senso, ci sono delle associazioni intanto che cercano di venire incontro alle esigenze dei pazienti, in primo luogo cercando di informare e poi cercando di mettere in contatto le persone le une con le altre. C'è innanzitutto appunto l'associazione di cui sono presidente io, che è la CFS. Che ha questo simbolo? Cos'è? Il fiocchetto blu è proprio il simbolo della sindrome da fatica cronica per tutti, che appunto il simbolo è questo, e la giornata mondiale si celebra il 12 maggio, perché è il giorno è la data di nascita di Florence Nightingale, che è la fondatrice della Croce Rossa, che si ritiene che si sia malata di CFS nell'età, insomma. E quindi ci sono le associazioni, appunto la CFS, Associazione Italiana Onlus di Aviano, in provincia di Pordenone, che è quella di cui sono presidente io. Ce n'è anche una che è l'Associazione Malati CFS di Pavia, e ce n'è un'altra che è a Belluno, l'Anfisc, che pure si occupa di CFS. No, ma le chiedevo proprio, non so, per esempio da un punto di vista lavorativo, infatti questo è un grosso problema in cui appunto comunque anche le associazioni cercano di farsi portavoce in qualche maniera, anche perché effettivamente è davvero difficile. Allora, di solito si chiede le associazioni suggeriscono di inoltrare una richiesta di invalidità, e le commissioni di invalidità in teoria sarebbero tenute a valutare le malattie indipendentemente dal loro nome, cioè guardano lo stato effettivo del paziente, quindi quanto è invalido o quanto non è invalido, questo indipendentemente dall'etichetta nosologica, per così dire, indipendentemente dalla malattia. Però purtroppo di fatto spesso e volentieri con una malattia così ancora poco conosciuta è spesso e volentieri ignorata o comunque ridicolizzata anche dai medici, che non prendono sufficientemente in considerazione la patologia, e quindi dicono ok, questo ho sentito persone che dicono hanno preso la cartella, mia clinica non l'hanno nemmeno guardata e hanno detto può accomodarsi, nel senso che purtroppo non viene presa sul serio, nonostante sia anche indicizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, voglio dire, sì, non è che siamo... No, sono quelle cose... purtroppo probabilmente bisognerebbe anche insegnarla molto di più nelle università, perché... Questo tipo di atteggiamento, diciamo, nei confronti di chi soffre di questa malattia è tipico anche nel resto del mondo? Purtroppo sì, ecco, sì, purtroppo sì. Ci sono dei paesi, per esempio il Canada, infatti parte di riferimento per i medici, cioè proprio si chiamano criteri di consenso canadese. Il governo canadese ha stilato questo documento che è molto preciso e molto dettagliato, e infatti di solito ha la definizione Fukuda, che sono diciamo la definizione di caso a cui si fa riferimento. Solitamente i medici fanno molto riferimento anche a questi criteri di consenso canadese, che sono specificatamente, sono molte pagine, e
e descrivono molto più in dettaglio quali sono i problemi della malattia, perché appunto sono molto più specifici, insomma. Chissà perché in Canada? Sì, non saprei, probabilmente perché sì, sono più... Semplicemente sono più attenti a determinate in realtà appunto cose. Comunque in vari paesi se ne parla, insomma. Quest'altro volume che lei ci ha portato, che cos'è, dottoressa? Allora, innanzitutto è un volume che intanto si può trovare anche online, in PDF, se qualcuno è interessato, e si tratta di una sorta di documento di indirizzo che vari medici italiani, i maggiori medici italiani conoscitori della materia, hanno realizzato negli anni scorsi, e si è stato presentato questo scorso marzo al Ministero della Salute, marzo al Ministero della Salute, ed è stato un progetto di Agenas, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che appunto ha convocato un tavolo di lavoro proprio per stendere delle linee guida indirizzate ai medici, linee guida in senso fra virgolette, nel senso che non sono propriamente delle linee guida così come si intendono da un punto di vista medico, però diciamo sono un documento di indirizzo, nel senso che vogliono dare un po' lo stato dell'arte, una sorta di tesina possiamo dire dello stato dell'arte della malattia, in modo che possa dare delle indicazioni ai medici per appunto capire la malattia. Per esempio, non so, una delle indicazioni che viene data è, non so, sapere che comporta un'alterazione del sistema immunitario e, non so, uno squilibrio del sistema TH1, TH2, per cui il TH2 è sopraelevato, il TH1 invece è sottoattivato, insomma, cose di questo tipo, cose di tipo medico, che possano in qualche modo dare un'indicazione al medico per avere una idea appunto maggiore sulla patologia. Quanto impegna, diciamo così, anche le famiglie, no? Poi... Moltissimo, perché la gran parte dei pazienti purtroppo, c'è chi riesce magari a mantenere comunque un po' il lavoro, però la gran parte dei pazienti perde il lavoro, deve interrompere gli studi, e quindi ci sono sia grosse problematiche per quei ragazzi che vogliono continuare gli studi e quindi i genitori devono attivarsi con la scuola, sì. Oppure perché spesso e volentieri, come anche il mio caso, uno deve essere mantenuto da qualcun altro. Insomma, nel mio caso i miei genitori, spesso e volentieri appunto il marito o la moglie, che devono farsi carico delle, non solo magari delle eventuali spese eventuali sanitarie, ma proprio della vita di tutti i giorni, perché se non si è in grado di lavorare, necessariamente purtroppo è uno dei grossi problemi. Al momento che cosa vi farebbe star meglio da un punto di vista più sociale, se la domanda è da un punto di vista sociale è che venisse riconosciuta a tutti gli effetti per la malattia invalidante che è, sia da un punto di vista dello Stato, diciamo, che da un punto di vista del vicino di casa che si trova a intrattenere delle relazioni con la persona e che si renda conto che è una problematica davvero grave e che tante volte appunto è una malattia proprio invisibile, appunto sia perché sono invisibili i pazienti che se stanno in casa, sia perché appunto è invisibile perché dal volto della persona non si vede, uno mi vede, mi trova sanissima, appunto. Quando magari spesso e volentieri appunto magari uno anche ha la febbre o dolori o quant'altro. Mi scusi dottore, c'è una telefonata, adesso io spero che sia breve perché dobbiamo chiudere entro meno di un minuto. Pronto? Sì, pronto, sono Patrizia da Trieste, ho appena aperto il televisore, mi dispiace, l'ho fatto troppo tardi. Volevo sapere se c'è un collegamento tra questa sindrome di fatica cronica e il Parkinson. Ok, grazie signor. Non che mi risulti, non che mi risulti. Si suppone che la sindrome da fatica cronica abbia una componente neurologica, quindi in questo senso può anche essere. Però non è diretto. Non mi risulta quantomeno, no. Dottoressa, io la ringrazio moltissimo per essere stata nostra ospite, per aver portato anche questa testimonianza, insomma. Ringrazio voi veramente. E speriamo appunto che quantomeno dal punto di vista sociale la vostra situazione sia normalizzata, insomma. E sappiamo anche peraltro quanto è grave poi far capire anche alla gente questo tipo di cose. L'altra settimana c'è stata una telefonata che a me non è piaciuta, ma è un altro discorso. Grazie ancora dottoressa. Grazie a lei. Adesso chiudiamo questa puntata, noi ci vediamo domani alle ore 18 come sempre e dopo la pubblicità alle 19:30 inizia il telegiornale condotto da Laura Buccarella. Grazie a tutti, buon proseguimento, arrivederci.